Le prime parole che un bambino pronuncia sono parole, i suoni, la B, la P, la M, non a caso papà, pappa, mamma. Perché? Perché un bambino all'origine balbetta, infatti bambaio in greco vuol dire balbettare e molti di questi termini, bube in tedesco, baby in inglese, parlano sempre di bambino, sempre questa B, questo modo di parlare che uno cerca di esprimersi disperatamente. Ecco, noi siamo come bambini digitali, noi adulti, young adult, oppure adulti e basta, perché i millennial, cioè i ragazzi che sono nati intorno al 2000, sono molto più veloci di noi. Faccio questo discorso per dire che oramai i cartoni animati sono quasi per noi bambini digitali, piuttosto che per i bambini veri, perché noi non sappiamo niente del mondo, esattamente come del mondo digitale, esattamente come i bambini non sapevano granché del mondo e si aprivano a queste meraviglie. E noi ci apriamo a queste meraviglie. Ci sono dei film, che non a caso sono cartoni animati, che raccontano questa evoluzione, che raccontano questa visione del mondo digitale. Uno di questi film, forse uno dei più belli, è un film d'animazione e si chiama Ralph Spacca Internet. Vi stupirete che faccio la recensione di un film d'animazione, ma come vi ripeto non è un film per bambini, è un film per adulti, per bambini digitali, cioè proprio per noi, perché attraverso il racconto di una specie di favola, di una specie di, ma più che metafora, una specie di parabola, ci fa capire esattamente che cosa è il nuovo mondo digitale, che cosa ci aspetta, quali meraviglie, quali stupori e quali eterni valori l'uomo può portare con sé in questo mondo elettronico, perché poi in realtà l'uomo, il valore, l'amicizia, la bellezza, la tenerezza, i sentimenti sono sempre gli stessi e bisogna salvaguardarli, bisogna avere il coraggio di portarli anche oltre le frontiere della scienza. La storia è molto semplice, però è piena di suggestioni. In realtà questo Ralph Spacca Internet ha un'origine precedente, è Ralph Spacca Tutto ed è un gioco, un videogioco di quelli che delle volte vediamo nei bar o che vediamo nelle sale giochi e delle volte vediamo anche i nostri nipoti, i nostri figli che ci giocano. Questo era un gioco è un film del primo del 2012 diretto da Rich Moore, il quale prende questo personaggio che spacca tutto, nel senso che è un personaggio infelice perché abitava in una foresta e la foresta è stata trasformata in un condominio e lui praticamente odia questo condominio, ogni volta lo demolisce e ogni volta c'è un solo alter ego che si chiama Felix che lo ricostruisce. In questo eterno gioco di distruzione e costruzione in realtà noi non vediamo altro che l'evolversi della società, ma noi non ci interessa tanto questa situazione di Ralph Spaccatutto, perché in realtà è l'antenato del protagonista che noi oggi vogliamo analizzare. Ralph invece Spacca Internet, cioè questo personaggio, è di nuovo il protagonista di una sala giochi, però di una sala giochi che si sta evolvendo e che quindi alcuni giochi cominciano ad essere desueti. E lui è legato di amicizia a Vanilla Hop, che sarebbe un glitch, ecco un altro termine, che sarebbe una specie di disturbo elettronico. In realtà è una bimbetta che guida una macchina zuccherosa in un mondo zuccheroso, Sugar Rush, la gara degli zuccheri, che è un altro giochino per bambini più piccoli. E come tutti i bambini, come tutti gli adolescenti, cerca di volere qualcosa di più grande, qualcosa di più importante, questa piccolina Vanilla Hop. E quindi chiede praticamente aiuto a Ralph per passare dalle gare, diciamo così, zuccherose alle gare vere, alle gare con l'adrenalina, con le macchine, con le Ferrari, con le macchine potenti, ruggenti e mostruose, non più con queste macchinettine fatte di canditi e di rotelline di zucchero. E Ralph cerca di aiutarla, ma nel momento in cui l'aiuta si rende anche conto che la perde. E qui il film assume una dimensione diversa da quella che è un semplice cartone animato, perché parla del sentimento, parla della perdita, parla del fatto che qualcuno nel momento in cui io posso perdere la persona che ho più cara, che cosa faccio? Cerco di tirarla indietro, magari baro, cerco di non farla
aprire ad una nuova avventura. Magari cerco di scoraggiarla, cerco di impressionarla, pur di tenerla con me. Quante volte questo succede con i genitori, quante volte questo succede con i parenti, quante volte questo succede con la scusa di dire è per salvarti dal mondo, è perché non hai esperienza, è perché voglio aiutarti, di continuare a mettere le ali protettive. Ecco, come vedete, all'interno di questo film, che in apparenza banale, in realtà ci sono sentimenti profondi, veri, importanti. E tanto è vero che ci sono anche delle citazioni cinematografiche stupende, perché nel momento in cui Ralph diventa ossessivo e possessivo, improvvisamente c'è questa cosa meravigliosa, che lui diventa una specie di King Kong dell'amore, diventa un essere mostruoso moltiplicandosi migliaia e migliaia di volte e cercando quindi di dominare questo immenso spazio nuovo che è la dimensione elettronica. E dentro a questa dimensione elettronica diventa un virus che può infettare tutto. Ma fortunatamente i buoni sentimenti vincono sempre e anche questa volta l'amicizia prende il sopravvento dell'egoismo, l'altruismo prende il sopravvento dal desiderio di chiudersi e di avere tutto per sé. E Ralph capisce che, come succede per tutti i genitori, bisogna aprire la gabbia e far volare la persona che ami, perché se gli ha insegnato delle cose belle, se gli ha insegnato l'amore, sicuramente lei non lo dimenticherà e porterà questo amore in giro per il mondo. Grazie.